È un momento molto caldo, molto importante per l'Inter. Ci aspetta una lunga settimana fino ad una sfida sentitissima come quella con la Fiorentina a Firenze. E allora ho deciso di prendermi oggi questo spazio per confrontarmi sui temi più sentiti del momento con il collega Alessandro Sticozzi di Este News. Ben ritrovato Alessandro e grazie per essere qui con me. Grazie a te Lorenzo, buon pomeriggio, buonasera, buonanotte e buongiorno a qualsiasi ora vi stiate guardando questo spezzone ed è sempre un piacere. Un abbraccio, ben trovati. Alessandro, quando ci sono argomenti piccanti è doveroso convocarti. E allora io invito tutti quelli che ci stanno seguendo a mettersi comodi. Intanto, se non l'avete ancora fatto, un mi piace, iscrizione al canale sempre doverosa. Oggi parto subito piano, Alessandro, perché è un giorno particolare. Arriviamo dalle grandissime polemiche di Inter-Atalanta di questo weekend di campionato. La sconfitta del Milan ci ha ridato dell'entusiasmo che ci serviva. Stiamo aspettando in questo momento però l'uscita della nuova puntata di Open VAR, anche per capire ancora meglio che cosa è successo tra il gol dell'Atalanta, il rigore non concesso su Frattesi, quello possibile su Denzel Dumfries. Prima cosa che ti chiedo è: hai condiviso tu il silenzio stampa dell'Inter in queste ore, che ha portato tra l'altro anche Javier Zanetti a declinare l'invito all'appuntamento con Viva il Football con Cassano, Dani e Ventro nelle scorse ore? Intanto mi sembra che ci sia già un dato positivo. Javier Zanetti ha dovuto declinare l'invito e non è andato a Viva il Football, quindi nel frattempo c'è già una buona notizia. Scherzi a parte, purtroppo hanno già detto che recupererà in altre sedi. Ma più che condividerlo il silenzio stampa, io per lavoro devo parlare sempre, quindi io non posso star zitto. Però a un certo punto io ho avuto la stessa reazione e sono andato in silenzio stampa, ho scritto un messaggio su Facebook dove annunciavo che avrei di qui a breve, probabilmente comunque lo farò, cambiato lavoro, perché di questa immondizia io ne ho abbastanza. Ma l'immondizia non sono gli errori arbitrali contro l'Inter, è tutto il malmostoso sacco di immondizia che settimanalmente, da chi dal momento in cui uno deve leggere le notizie, al momento in cui uno le deve apprendere, le deve capire e poi le deve disporre prima di una radiocronaca, prima di una conferenza stampa, eccetera, il disgusto in bocca era tale da mettermi in silenzio stampa. Poi io sono logorroico, non ci sono riuscito. Condivido la scelta dell'Inter? Boh, io credo che ci siano vari gradi di silenzio stampa. Questo è un silenzio stampa col mutismo. C'è stato un lungo silenzio stampa in questi anni riferito a non voler rispondere a un lato della comunicazione, che Sì. all'inizio era solo becero gruppo social e quattro analfabeti funzionali che condividono screenshot artatamente rifatti da criminali. E questa è una cosa verso cui uno potrebbe pure fare spallucce e passare oltre con superiorità. Il silenzio stampa dell'Inter che mi ha convinto meno è il silenzio stampa che non vede dirigenzialmente l'Inter rispondere ad alcuni frammenti lobbistici di poteri e di bande che si perpetuano da 20 anni nelle televisioni e nei giornali e nei siti italiani che parlano di sport. E in questo purtroppo tu vai a creare poi una conca, nel senso che tu puoi star zitto come società, ma se hai vicino a te poi tutta una serie di giornalisti e content creator e appassionati e persone che hanno l'Inter nel cuore, che usano il tuo silenzio per parlare al posto tuo, io non so quanto questa cosa sia positiva. Perché? Perché se è vero che è esistita nel periodo di grande potere di Agnelli e Berlusconi e poi a cascata con gli eredi una sproporzione incredibile nel peso mediatico che aveva l'Inter, nonostante un numero di tifosi simile se non maggiore a quelli del Milan e inferiore a quello della Juventus, ma comunque un numero corposo di tifosi in Italia, questo squilibrio mediatico c'è sempre stato. Quello che sta succedendo adesso, secondo me, è sbagliare. L'Inter sta sbagliando perché si sta gestendo la sua comunicazione anche con i personaggi, ma si possono pure fare i nomi. Biasin su tutti ha un successo incredibile sui social, Mastrangelo e gli altri, ce ne sono tanti. Cioè, se pensa che rispondere a quest'ondata di fango si possa rispondere con contro gli anti-interisti, mandiamo dei giornalisti interisti, secondo me non verremo a capo assolutamente di nulla. Secondo me questo è un paese che continua ad avere due problemi: la miseria e l'ignoranza. E l'ignoranza si combatte con l'informazione. Difficile informare stando zitti. È pur vero che quando stai zitto, dato che gli altri dicono per lo più stronzate, finiscono per essere sentite in maniera ancora più chiara, cioè fai risaltare ancora di più
le scempiaggini che scrivono i vari content creator screenshottari vari ed eventuali di pagine, di siti, di testate e teste individuali. Dico solo teste E individuali. proprio su questo, ho detto che io francamente non sono così sicuro che ci sia proprio un disegno per cui alcuni vengono inviati a fare un po' No, no, da non è contraltare detto che ci alla... sia, non è No, detto che ci no, sia, però è quello che questo... sta succedendo, sembra, cioè, agli occhi del tifoso c'è il contraltare e quindi adesso tutti pensano che sia pieno di giornalisti interisti, content creator, non è assolutamente Ah, vero no, 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 nulla, questo è un soprattutto a po'... Mediaset, Rai, Sky e DAZN. No, no, questo però credo che sia anche normale, o almeno mi ci sono trovato anch'io in questa situazione del dire, visto che a livello mediatico ha un impatto molto più grosso tutto ciò che è anti-Inter in questo momento, Sì? inevitabilmente, io per forza di cose, per bilanciare questa cosa, vado ancora di più dal nostro lato, pur mantenendo comunque l'oggettività di cui dovremmo essere, secondo me, E questo è portatori vero. assoluti. Questo è un effetto, è pure un po' una causa, ed è la causa scatenante del fatto che inizio a stufarmi di questa cloaca, di questa E palude. infatti, proprio per chiudere il tema arbitrale, volevo commentare con te, Alessandro, anche una notizia che è uscita nelle Ah, scorse ore, che tu dicevi giustamente questa eco mediatica che aumenta sempre di più su questi temi. Secondo me un grande problema del tema arbitrale, della discussione arbitrale, è diventato anche Open VAR, che è nato con sì? degli intenti molto nobili, con un'idea molto bella, quella di aprire ulteriormente le porte, del far sapere ancora di più quello che succede tra arbitro, VAR e tutto il resto, maggiore trasparenza possibile. Il risultato è che in realtà molto spesso Open VAR viene utilizzato per assolvere gli arbitri le decisioni di campo e dire che è stato fatto tutto bene, anche un po' arrampicandosi sugli specchi, ma soprattutto l'effetto principale è che oggi tu mi metti Open VAR il martedì e se magari la discussione arbitrale si era conclusa ed era scemata poi nelle ore successive, al martedì con Open VAR invece si riaccende e si accentua ulteriormente. E la notizia che arriva infatti è proprio in queste ore riportata dalla stampa è che in seguito anche a queste polemiche furenti Open VAR potrebbe non essere confermato. Quindi c'è questa novità della FIGC e dell'AIA che stanno riflettendo perché dicono hanno portato più effetti negativi che positivi con questa loro apertura. Ti chiedo, Alessandro, è curioso che avvenga proprio in questa fase, questa riflessione qui, e quanto può aver influito anche le ultime vicende con l'Inter protagonista dal caso Bastoni in poi. Secondo me non ha influito il fatto che ci sia stata l'Inter protagonista dal caso Bastoni in poi, ma si sono pentiti quasi subito di questa cosina. Già lo scorso anno, uno dei casi arbitrali più importanti della scorsa stagione, Pavlovic che stende Thuram nel derby di Certo. ritorno, che l'Inter riesce a rimontare solo nel finale, ha un audio sparito, poi si è capito che il video era sparito perché non si erano nemmeno confrontati. Ora, tornare indietro è veramente complicato perché in questa landa di ignoranti e complottisti, se tu gli fai sentire, se tu fai sentire loro l'audio da Salavara d'arbitro e poi non glielo fai più sentire, e beh, tu fai l'assist perfetto, tutti coloro i quali poi diranno, allora tornano a farsi beati a fare loro e nemmeno possiamo sentirli. Ora, eh, non si torna indietro dopo che ci si sbottona sotto il profilo regolamentare, non si torna indietro dal VAR, credo che non si debba tornare indietro No. nemmeno da Open VAR, proprio per non alimentare tutto ciò. E è difficile che ci sia trasparenza. Lì su quella news della stampa si è letto per i vertici arbitrali, però non hanno dubbi, deve andare in archivio. Cioè, deve essere una cosa come dimentichiamo questa cosa che è successa, perché c'è la grande lotta contro natura tra il voler far sembrare Open VAR dice che il VAR è aperto. Il mondo del calcio, il mondo arbitrale, il mondo dei varisti è tutt'altro che aperto. Sono delle categorie a cui è impossibile arrivare professionalmente se non si hanno santi in paradiso o santi all'inferno in contemporanea, o nel caso del varista devi aver fatto l'arbitro. Cioè è come se dal punto di vista proprio ontologico dell'essere, cioè l'arbitrato, il giudizio, il giudice è qualcosa di forse non intelligibile fino in fondo. Una volta che tu lo prendi e lo metti in piazza, poi non te lo puoi ritirare dentro la stanza, perché sennò il popolo che sta fuori dirà,
questo è un periodo fomentato poi tra l'altro da 30 anni di lotta della politica contro la magistratura. Avete visto questi parrucconi? Li abbiamo beccati che stavano favorendo l'Inter e adesso Open Bar hanno deciso di toglierlo. E in questo io dico che, uno, è troppo facile non far sentire più Open Bar. Due, è troppo facile prendersela con Marelli. Ma che siete scemi? Bah, Ma quello... chi al posto di Marelli potrebbe dire cose diverse da lui? Poi, l'altro giorno dice probabilmente una stupidaggine perché il calcio di Scalvini su Frattesi è rigore come gli altri 10.000 rigori che sono stati dati. Quindi a lui bastava semplicemente dire non c'è tutta questa intensità del tocco, ma questa intensità ha sempre provocato rigore. Invece ha voluto prendere una posizione diversa, chissà, forse proprio pure per far parlare. Io queste cose non le si so, può ma io commettere so un che errore. nessun umano al posto di Marelli siamo certi che possa fare di meglio, perché il protocollo è scritto male ed è interpretato 10 volte peggio. Partiamo sempre da questa cosa qua, perché poi non è che Open VAR ci corregge gli errori. Open VAR dovrebbero sentirselo gli arbitri, i varisti e Rocchi per cercare di correggere gli errori di comunicazione e cercare di rimettere su una scala in salita o in discesa gli episodi. Devono loro ritrovare un metro di giudizio. Io lo so che quello su Dumfries è fallo, ma lo so perché li ha fischiati per 84 minuti quei falli e a Lautaro li fischiano da anni quando va in pressing su ogni difensore d'Italia. Quindi loro devono risentirsi Open VAR. E poi Open VAR, secondo me, come dici te, non ha senso il martedì. Mi devi far sentire, come negli altri sport, il microfono che si accende, se non c'è niente da nascondere, mandalo Sì, live allo stadio. detto che... Mandalo live allo stadio. No, su questo più che altro su Open VAR, che poi sicuramente può essere migliorato, il mio tema è sempre sul quanto un arbitro è realmente motivato a far meglio, sapendo che tutto quello che sta facendo e decidendo verrà visto, commentato e soprattutto criticato, perché raramente sentiremo tifosi essere d'accordo con l'arbitro che ha preso una decisione contro la propria squadra, a favore di una rivale, eccetera. Tendenzialmente ci si vuol sentir dire quello che ci piace, ma... Su questo, Alessandro, ti citavo anche il caso Bastoni perché Sì. se ne è parlato tantissimo e lo abbiamo detto più volte. Altri casi molto simili sono passati totalmente in cavalleria anche nelle ultimissime ore e questo lo sapevamo. Mi ha incuriosito leggere in queste ore che addirittura, ci hanno fatto leva soprattutto in Spagna, ma anche in Italia, questo clima che si è generato attorno ad Alessandro Bastoni lo rende, diciamo così, ancora più sensibile ad un possibile addio che per la Gazzetta dello Sport oggi addirittura è probabile, addirittura sarebbe lui il primo big sacrificabile ancora prima di Thuram. Detto che ieri la Gazzetta dello Sport scriveva che era Thuram il primo big che poteva partire, oggi scrive Bastoni. Il Barcellona c'è, la Gazzetta parla addirittura di una valutazione da 50 milioni di euro. Tu credi davvero che possa essere Solo. una cifra in grado di convincere l'Inter? Se l'Inter non ha problemi economici e la dirigenza è così ricca da poter lasciare partire Bastoni a 50 milioni, che lo diano via a 50 milioni. Ma volano a 50 milioni di euro difensori dei quali noi non conosciamo i nomi in Premier League. Oggi, se andiamo a aprire il mercato della Premier e leggi i difensori che hanno pagato 45-50, sfido qualsiasi ascoltatore a dirmi chi siano o se l'abbiano visti giocare per 90 minuti. Mai meno di 80-90 milioni. È andato via De Ligt dall'Italia, 80 milioni, ma stiamo scherzando? Uno, due. Dalla Spagna io sono stato in contatto per tanto tempo con José Díaz di Todo Mercado Web. State sempre attenti alle notizie che escono sui giocatori che segue il Barcellona, perché spesso il Barcellona prende un giocatore quando è riuscito a non dire a nessuno che lo stava seguendo, perché il modo in cui sono stati comperati, rivenduti e ricomprati Coutinho e Co. Andatevi a leggere cosa hanno combinato con Coutinho, con Griezmann. Andatevi a leggere che razza di problemi hanno avuto e hanno tuttora al Camp Nou per completare i lavori. C'è lo stadio che in parte non è agibile, piove dentro. Cose incredibili. Si sono opzionati per 25 anni il marchio Barcellona a livello video. Non possono più produrre video della casa Azulgrana. Lì avevano una piccola casa di produzione, hanno venduto tutto. Lo stadio per 25 anni è di Spotify, non è loro. Non credo. E non credo soprattutto che sia figlio del clima. Perché? Un giocatore fischiato da chi? Dai tifosi del Genoa, dai tifosi del Lecce. Non è stato fischiato. I giocatori dell'Inter sono sempre fischiati dai tifosi della Juve e del Milan. I giocatori della Roma sono fischiati da quelli della Lazio. Quelli del Milan sono fischiati da quelli dell'Inter. Quelli della Juve sono fischiati da quelli della Fiorentina. Creare una notizia attorno al fatto che un tifoso fischi è tipico di un paese che ha già sforato il livello della demenza.
Siamo diventati probabilmente tutti stupidi. Cioè, se le persone hanno deciso che lui è il nemico e lui è il bersaglio, fateglielo fare. Prima o poi loro, guardando poi le altre partite, chi sta allo stadio se le può guardare per 90 minuti, vedrà altri giocatori volare, sentirà altri capitani bestemmiare. Lautaro ha bestemmiato, te lo ricordi? L'insulto razzista di Acerbi, la palla di Bastoni che è uscita fuori in calcio d'angolo. Io noto online degli screenshot ancora di Ranocchia su Belotti, un campionato vinto un Sì, lustro sì, fa con sì. 20 punti sulla seconda. Cioè, se l'Inter deve vendere un giocatore perché le persone sono arrabbiate in quanto coglione, allora è un problema. Probabilmente deve venderli tutti. Spero che non venda Bastoni, perché Bastoni è andando a vedere tutte quelle statistiche che sono magicamente scomparse dal novero dell'informazione sportiva italiana, gli expected goals, i tocchi positivi filtranti nella metà campo avversaria, le azioni accompagnate palla al piede, i recuperi, la percentuale di passaggi riusciti. Sta da un'altra parte, sta con le mezzali della Premier League e fa il braccetto di sinistra dell'Inter. Quindi non credo che ci siano tifosi dell'Inter, tranne quelli che si guardano solo gli highlights, che non abbiano coscienza di quanto l'Inter perderebbe, nonostante chi guarda gli integrali sa che l'Inter quest'anno forse vincerà il 21esimo scudetto, soprattutto per merito di Carlos Augusto. Un giocatore straordinario, un uomo ancora più straordinario del tipo di calciatore che ci sta facendo vedere. È un giocatore degli anni 2000, degli anni 90. È il degno erede quando si abbassa e parte palla al piede del, non forse del capitano Javier Zanetti, ma di quell'anima lì. Ha una serietà incredibile. E per somigliare a Zanetti si è pure fatto tornare i capelli, hai visto? Sì, questo dai. Scusa, questa non dovevo. Ci sta. Ma stavo pensando, Alessandro, no, che Bastoni ha... no, io la prima cosa che ho pensato è quando scade il Scusate la contratto di parolaccia, eh. Bastoni, quando Scusate scade la il contratto parolaccia. di Bastoni 2028. Ecco, 2 anni, stiamo cominciando ad entrare nell'area rinnovo di contratto e abbiamo già vissuto telenovele o discussioni molto ampie attorno a Bastoni, è un po' il modus operandi anche della gente, del giocatore, quindi questo mi ha un pochino sollevato il dubbio. Detto che per me Bastoni comunque in un futuro dovrà avere anche un'evoluzione un pochino diversa, anche un pochino più difensore Sì, probabilmente, perché forse sì. continuare ad avere questo ruolo qui in eterno non è semplice. Un'evoluzione che invece spesso ci siamo confrontati su questo, Alessandro, forse non ha avuto o non sta completando un Marcus Thuram che citavamo ieri per la Gazzetta, era lui il principale big in partenza, oggi è Bastoni, ma è diventato un caso Thuram per te? Lo è già da un po'. Lasciami dire però che un mezzo segnale io l'ho colto, un mezzo segnale di vitalità in più con l'Atalanta l'ho colto, pure perché i difensori dell'Atalanta sono più forti dei difensori da cui lui si è fatto invece prendere in giro lungamente quest'anno in Serie A, riuscendo a superarne quasi zero. Sì, è un caso e credo che tra l'altro possa essere il giocatore indiziato perché è il giocatore più, non ti dico facilmente sostituibile, ma di cui ecco, potresti avere già parte delle sue caratteristiche in Bonni e poi quel tipo di caratteristiche non le paghi così tanto sul mercato internazionale perché sono un po' più sparse, un po' più frequenti da trovare rispetto alle caratteristiche di giocatori come Bastoni o come Barella. Per il rinnovo di Bastoni non credo che ci sia un grande problema perché alla fine i rinnovi di Bastoni, Barella, Di Marco, Lautaro sono sempre state delle questioni abbastanza brevi. Oh, cioè, pensavamo pure tutti che Skriniar fosse interista, invece si era venduto già al Parì facendo finta di essere interista, però non credo che sia questo il caso. Il caso di Marcus Thuram è un caso per cui i commentatori di DAZN giustamente dicono il San Siro inizia con qualche rimbrotto. È un po' di tempo che San Siro rimbrotta a Thuram perché nonostante in un anno solare tutto abbia segnato un 16-17 gol, cioè se io penso al 17 marzo del 2025, stacco e torno qui, a 15, 16, 17, a 20 contribuzioni tra gol e assist ci è arrivato sicuro. Ma per il tipo di gioco che ha strutturato l'Inter, sin da Conte in poi, i due attaccanti devono giocare bene la partita. Cioè, Sì. Thuram può pure permettersi di non segnare come non sta segnando con grande frequenza, ma deve stare sempre nella partita, deve fare tanti stop, prendere tanti falli, deve fare tante connessioni, deve venire a giocare in difesa. Fa troppe poche cose rispetto a quelle tante cose che ci ha fatto vedere. Ho rivisto il derby integrale di Milan-Inter 0-5 o Inter-Milan 5-0, quello dove lui segnò un gol
un gol incredibile. Tra 5 a l'altro, 1, sì. 5 a 1, chiedo Sì, scusa, sì, sì. 5 a 1. Tra l'altro è un derby strano perché prima del 2-0 di Thuram il Milan gioca molto bene, rischia pure di pareggiare, poi lui fa quel 2-0 incredibile. In quella partita, ragazzi, sembrava veramente avere lo spirito di Samuel Eto'o, cioè quella capacità di sacrificarsi, ma pure di fare le scivolate giuste. Con l'Atalanta un pizzico l'ho rivisto. Sarebbe bellissimo, per quanto poco l'abbiamo pagato, riuscire a darlo via a cifre incredibili, ma sarebbe bellissimo secondo me pure tenerselo e godersene casomai la rinascita. Io ci credo ancora, cioè io ci spero ancora, pure se purtroppo non ci credo più, perché il giocatore lungamente ha dimostrato di aver preso questa parabola e i giocatori come Thuram, quando poi prendono questa parabola, diventano quel tipo di giocatore, non tornano quello che erano prima. Guarda, stavo anche pensando che non l'ultima chance, forse mi sembra un po' troppo cattivo, però so già che nei commenti si scatenerà la discussione su questo. Ieri sera anche in diretta abbiamo avuto una lunga chiacchierata anche nel club di Passione Inter su www.passioneinter.club. Eh, il tema che magari ci incoraggia è quello dei recuperi. Adesso un Inter che ritrova Lautaro Martinez, non si sa ancora se ci sarà con la Fiorentina o se torna dopo la sosta, ma con un Lautaro accanto anche Thuram secondo me può migliorare il suo rendimento in questo finale e ce lo aspettiamo. Il ritorno di Akan Çalhanoğlu che si avvicina, un Dumfries che sta rimettendo benzina nel serbatoio, con Bastoni che ritorna dopo questo problema che lo ha tenuto fuori dalla gara con l'Atalanta. Recuperi che, Alessandro, almeno a me fanno stare abbastanza tranquillo, comunque fiducioso, in vista di un calendario che ci vede adesso affrontare il Gran Premio della Montagna, comunque tra la trasferta di Firenze, poi la Roma in casa, il Como in trasferta di nuovo. È il momento veramente decisivo di questa stagione, con l'Inter a 68 punti, il Milan a 60, il Napoli a 59. Ieri sera in chat la discussione era o tutti o nessuno, cioè o è solo Inter per la lotta a scudetto, oppure sia Milan che Napoli vanno considerate nostri rivali ancora in corsa. Qualcuno teme un po' di più il Napoli, qualcuno teme un po' di più il Milan. Napoli perché dicono hanno il potenziale di fare un filotto con un calendario che sulla carta è probabilmente il più semplice tra le tre big che stiamo confrontando in questo momento. Tu come la vedi? Così come era detta nel finale, il Napoli ha la possibilità di fare filotto perché gli sono tornati praticamente tutti i giocatori e perché messi gli 11 giocatori in campo è superiore a tutte quelle squadre che deve affrontare, compreso il Milan che affronterà in casa. Il fatto è che Napoli-Lecce, per come l'ho vista nelle sintesi, è stata una gara che il Napoli si è riuscito a portare a casa con enorme fatica dopo un bruttissimo primo tempo. Credo che la stagione sia stata veramente di sofferenza e di dolore per il Napoli, quindi sì, un dolore che potrebbe pure sprigionare poi 9 vittorie consecutive nel finale se va a convergere verso la rabbia, ma il dolore ti affatica tanto e il Napoli è una squadra pesantemente affaticata pure in una serie di elementi che hanno dovuto tirare la carretta, Elmas, Politano, su tutti. Buongiorno, i difensori sono molto appannati, anche i portieri si sono un po' appannati. Ora, passate queste 3 giornate indenne, quindi con 2 vittorie e un pareggio, non per forza con 3 vittorie tra Firenze, Inter Roma e Como Inter, il percorso sarà tutto più in discesa, ma l'abbiamo anche visto perché un sacco di punti che ha fatto il Milan non sa manco il Milan come abbia fatto a farli e perché ultimamente invece la fortuna sta pendendo al contrario per i rossoneri, col Parma, con la Lazio pure se vogliamo, pure se il Lazio-Milan, il Milan che doveva giocare una sorta di finale Sì, per la rimonta a scudetto, sbagliato si tutto. presenta il campo sbagliando formazione, sbagliando Sì, sì. approccio, sbagliando in difesa, tirando poco. Con Modric che è il giocatore che corre di più, cioè che fa più chilometri di tutta la squadra, quindi pure con un'impostazione forse tattica e di uomini sbagliata, senza Rabiot. Quindi non dico indipendentemente da quello che farà l'Inter lo deve a se stessa, proprio percorso di miglioramento verso la prossima stagione per quelli che dovranno essere scontri diretti da affrontare in tutt'altra maniera. Non fidatevi di chi vi fa vedere le grafiche sugli scontri diretti senza farvi vedere che l'Inter all'andata l'Atalanta l'ha battuta, che l'Inter all'andata la Roma l'ha battuta, la Roma è ora sesta, ma quando l'Inter ha battuto la Roma aveva la difesa meno battuta d'Europa, la Roma di Gasperini, capito? Sì, Che è che una poi buona squadra. la provocazione che lanciavo l'altro giorno è in un campionato che l'Inter ormai da diverse giornate sta facendo a più 7, più 8, più 10. Quali Quali sono sono i gli veri scontri scontri diretti? diretti? Esatto, quali Verrebbe sono da gli dire. scontri diretti?
Scontri diretti sono gli scontri diretti Champions, ma avete potuto tutti notare cosa sta capitando alle squadre in corsa per la Champions, la Roma soprattutto, dopo che gli abbiamo fatto quello sgambetto alla Juventus in Inter-Juventus 3-2. Ragazzi, cioè nel senso, la Roma che quest'anno aveva avuto degli arbitraggi mediani, normali, gli hanno fatto il tortino, gliel'hanno messo nel panino, glielo stanno facendo trangugiare da un paio di settimane a questa parte. La Roma, io l'ho commentata, Roma-Juventus, sembrava una partita che Gasperini poteva portare in porto sul 3-1, Sì. al 3-3, lì si sono tutti guardati in tribuna e sapevano già quello che sarebbe successo dopo, perché i romanisti hanno memoria, e più che altro perché pure se non avessero memoria è più o meno quello che capita ogni anno nell'abbrivio finale per capire chi deve divenire quarto, dato che c'è una squadra, quella più importante d'Italia, che ha come obiettivo quella di arrivare quarta, per evitare poi di doversi esporre per i oltre 300 milioni di euro di passivo che ha annoverato nelle ultime 3 stagioni, quando il fair play finanziario te ne consente solo 60. Che cosa fai? Ciao Gasp, facciamo l'Europa League anche l'anno prossimo, mi sa. Alessandro, abbiamo chiuso un po' da dove eravamo partiti, quindi è stato Corollario. un cerchio proprio che si chiude perfettamente. È stato un piacere averti con noi qui su Passione Inter, grazie. Grazie a te Lorenzo, ci risentiamo prestissimo, indipendentemente dalla prosecuzione o meno della carriera di giornalista sportivo. Adesso proverò a capire se ci sono delle altre possibilità, farlo per te, parlare con te, parlare per l'Inter, parlare per Passione Inter, per i tifosi dell'Inter. Quella è una cosa che posso continuare a fare anche indipendentemente dall'indigestione che ho avuto negli ultimi tempi di questa serie di pagliacci che fanno finta di fare i nostri colleghi. Quindi quando ti va, ci siamo. Volentieri. Grazie Alessandro Sticozzi. Este News, vi ricordo mentre ci salutiamo di lasciare un mi piace se non l'avete ancora fatto, e vi aspetto anche su passioneinter.club, dove ieri sera c'è stata una bella chiacchierata con i nostri soci, abbiamo discusso di tanti temi anche di mercato ed è stato un bel appuntamento. Passioneinter.club, link in descrizione per l'approfondimento che vi siete persi in queste ore, e per un altro video su YouTube vi basta cliccare qui.